Il romanticismo insegna che l'inverno può essere anche uno stato d'animo, ed ecco quindi Caspar David Friedrich, un artista che dedica la sua ricerca pittorica alla rappresentazione della natura, specialmente nelle sue accezioni più estreme. Il freddo si arricchisce di valori simbolici e spirituali che conducono l'osservatore in una sorta di racconto. Per gli impressionisti, invece, quello che conta è rappresentare l'emozione di un istante, l'atmosfera data da una luce particolare, in un modo che sembra decisamente immediato. Così Claude Monet ci regala uno scorcio poetico di inverno, un'immagine dolce e soffusa che pare quasi un ricordo. Un altro impressionista, Gustave Caillebotte, dedica invece la sua ricerca alla città e per la precisione a Parigi, musa per eccellenza. Il suo occhio è legato alla geometria dell'architettura e per lui il canone dell'inverno è inquinato dal fumo dei camini. Ogni dipinto di Edvard Munch è un'emozione e insieme un mondo parallelo. Così in questo caso ci porta tra le conifere e le isole della Norvegia, tra il bianco della neve e le tenebre di quei giorni d'inverno in cui il sole non sorge nemmeno. Con Giovanni Segantini si apre un'epoca nuova, quel periodo di fine secolo in cui il mondo diventa una foresta di simboli e anche le donne vengono rivestite del loro fascino più oscuro e mistico. Alphonse Mucha rappresenta l'evoluzione in chiave liberty del simbolismo di fine secolo, descrivendo l'inverno come una moderna allegoria, candida e velata. Vassili Kandinsky, grande studioso e amante del colore, ci regala una versione decisamente più vivace dell'inverno. Guardando le incredibili tonalità della neve, però, ci si stupisce. Le pennellate sono sgargianti, ma riescono a descrivere un verosimile e freddo paesaggio invernale. Per Marc Chagall la pittura è un processo di distillazione e reinterpretazione della realtà. Riesce infatti a trasformare quello che vede in una fiaba, con il leggero garbo e l'aura di magia che lo contraddistinguono. Anche l'inverno diventa la sintesi di una scena già vissuta, ricca di valori simbolici e tradizionali. Il mondo attraverso gli occhi di George Bellows, testimone del panorama statunitense di inizio Novecento, è diviso tra la luce, espressa nella purezza azzurrina della neve sui paesaggi naturali, e il buio, dove si affollano le fabbriche e il volume della città, separati da una linea d'ombra insuperabile e nettissima. Nei suoi lavori cerca proprio di enfatizzare questo contrasto, giocando con i raggi del sole e le tenebre che divorano gran parte della tela. Dopo gli Stati Uniti tocca al Canada, dove Tom Thomson, membro del gruppo dei Sette, negli anni '20 si dedica all'inverno artico. Le sue aurore boreali e i paesaggi ricordano l'atmosfera dei racconti di Jack London e regalano l'impressione del vero gelo invernale.